rivoluzione totale. Questo è il motto con cui Xiaomi pubblicizza il suo nuovo drone. Sarà davvero così? Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e questo è il nuovissimo e fiammante Xiaomi Fimi X8 SE, un po' l'oggetto del desiderio degli ultimi mesi. Presentato lo scorso dicembre, lo Xiaomi Fimi X8 SE è un drone capace, almeno sulla carta, di rivaleggiare con niente meno che il DJI Mavic Air. Non a caso troviamo montato di serie un sensore Sony da 12 megapixel che è praticamente identico a quello montato sul DJI Mavic Air, capace di scattare foto, registrare video in 4K 30 fps con un bitrate di 100 megabit per secondo, quindi con una compressione praticamente inesistente. Però a differenza del DJI Mavic Air che costa 700-800 euro, questo nuovo Xiaomi Fimi X8 SE ne costa solamente 450 e spesso il suo prezzo scende anche sotto i 400 euro, e per questo motivo ragazzi entrate nel mio canale Telegram delle offerte, linkato in descrizione video, perché quando ci sono dei nuovi coupon li pubblico subito lì. A inizio video parlavo di oggetto del desiderio perché ragazzi siete in tanti, anzi siamo in tanti ad averlo comprato, però Fimi lo sta distribuendo davvero con il contagocce, nonostante sia uno dei droni più attesi di questo inizio 2019, e quindi è innegabile che ci siano un po' di malumori. Speriamo che la sua produzione si intensifichi nelle prossime settimane. Comunque sia ragazzi, questo nuovo Xiaomi Fimi X8 SE è l'erede, il successore dell'apprezzatissimo Xiaomi Mi Drone 4K che vedete lì dietro alle mie spalle. Drone davvero amatissimo da tutti, me compreso, ne avete comprati migliaia, io l'ho sempre amato, lo uso sempre, anche se oramai ho il Mavic 2 Pro, però resterà sempre nel mio cuore quel drone ragazzi, perché costava poco, oggi si trova sui 350 euro circa e offriva veramente tanto, un concorrente del DJI Phantom. E secondo me questo nuovo Fimi X8 SE non andrà a sostituire del tutto il Mi Drone 4K, ma potranno coesistere. Magari farò un video comparativa tra questi due droni per spiegarvi le differenze. Una cosa divertente ragazzi è che Xiaomi drone dopo drone sta diminuendo sempre più le dimensioni del packaging dei suoi nuovi prodotti, sempre più piccoli. Partiamo parlando di cosa non è presente su questo Xiaomi Fimi X8 SE. Non abbiamo purtroppo nessun sensore anticollisione frontale o posteriore che sia. Questa barra nera frontale ha tratto in inganno tanti di noi, però di fatto è puramente estetica. Comunque lo dico sempre, i sensori di ostacoli sono utili fino a un certo punto e solo in determinate situazioni, ad esempio se vi fate seguire dal drone mentre siete in bici magari in una foresta, ma se utilizzate il drone regolarmente in aria, in cielo, quindi senza ostacoli apparenti, i sensori di ostacoli sono praticamente inutili. Oltretutto in tante situazioni non funzionano, ad esempio quando è un po' buio o quando ci sono dei piccoli ostacoli sottili più che altro, come dei rametti degli alberi o dei cavi dell'alta tensione. Quindi il mio consiglio è di non farci mai troppo affidamento sui sensori anticollisione. Che ci siano va bene, ma non è una cosa così fondamentale come pensano alcuni. In compenso però abbiamo rispetto al Mavic Air un'autonomia di volo vicina ai 33 minuti di volo, che è un gran bel volare, oltre a un range di controllo vicino ai 5 km. Ora vi ricordo che in Italia la distanza massima legale è di soli 200 metri, quindi prendete questa feature solo come indicativa. E infine un radiocomando che secondo me è superiore a quello del DJI Mavic Air, ma lo vedremo più avanti. Sulla confezione troviamo l'immagine del drone chiuso, infatti i bracci sono pieghevoli, un bel marchio CE Comunità Europea, no, non è Cina Export in bella vista. Sulla parte opposta troviamo l'immagine del drone aperto con alcune caratteristiche tecniche di rilievo, come il sensore 4K, il gimbal 3 assi meccanico, design richiudibile, funzionalità di volo smart, 5 km di range di controllo,
33 minuti di autonomia e sistema VPU con tanto di ritorno a casa automatico di precisione. Al suo interno abbiamo davvero il minimo necessario, confezione un po' spartana però devo ammetterlo, ho preferito maggiormente quella dello Xiaomi Mi Drone 4K che secondo me era maggiormente curata. Comunque sia, non è un grosso problema. Sulla parte superiore della parte interna della confezione troviamo un piccolo taloncino con il contenuto della confezione appunto e l'importante QR code per scaricare l'applicazione su iOS e Android. Non mancano i manuali di istruzioni, il primo per la sicurezza e il secondo per la configurazione del drone. Fortunatamente tutto in inglese abbastanza comprensibile e non in cinese come il mio vecchio Xiaomi Mi Drone 4K. Il radiocomando è davvero particolare, anche se ricorda molto da vicino quello dello Xiaomi Fimi A3, però senza display incorporato. Purtroppo. Troviamo inoltre, buttati un po' così a casaccio nella confezione, il piccolo caricabatterie con presa proprietaria, un cavo di alimentazione con presa cinese-americana che fortunatamente è sostituibile con un cavetto acquistabile in qualsiasi centro commerciale o elettricista a pochi centesimi, 3 cavetti per collegare diversi device, abbiamo il cavetto USB tipo C, il micro USB e infine il Lightning, esattamente come funziona per i droni DJI. Ed infine 6 eliche pieghevoli anch'esse, 4 sono da montare subito mentre solamente 2 sono di scorta. Diciamo che purtroppo c'è un po' crisi di eliche, si è alzato un po' di vento. Ma veniamo ora al pezzo forte, questo mattoncino bianco nell'ormai iconica colorazione bianca, molto solido al tatto, anche abbastanza pesante, siamo attorno ai 600-700 grammi, ma c'è un piccolo problema, il gimbal è protetto solo da della gomma piuma, mi sarei aspettato una protezione migliore da parte di Xiaomi. Peccato. Ma torniamo al radiocomando, purtroppo senza display incorporato, arriva senza stick, o meglio bisogna montarli come sui droni DJI, davvero molto comodo per evitare rotture accidentali e diminuire l'ingombro. Si montano facilmente e gli stick trasmettono un ottimo feeling e resistenza, sembrano essere abbastanza precisi. Sulla parte superiore abbiamo 2 antenne che vanno posizionate in questa maniera, rivolte verso il drone. Mi raccomando ragazzi, la posizione delle antenne è sempre molto importante. Ok, lo switch per attivare il ritorno a casa automatico, il tasto di accensione del radiocomando che mostra anche lo stato della batteria, tasto di decollo e atterraggio automatico, stick configurabile su più direzioni per l'accesso ad impostazioni rapide, mentre sulla parte superiore, oltre alle antenne, troviamo anche 2 ghiere, la prima per regolare l'inclinazione del gimbal da 0 a 90 gradi, mentre dalla parte opposta troviamo la ghiera per regolare l'esposizione manuale. Dietro invece ci sono i tasti per scattare foto e registrare video. Il radiocomando presenta una batteria incorporata da 3.7 volt e 3900 mAh. Nella sua parte inferiore infine troviamo l'ingresso USB per collegare il cavetto da usare poi con il nostro smartphone o tablet e l'ingresso micro USB per la ricarica del radiocomando. Ma la vera particolarità di questo radiocomando è che può essere aperto orizzontalmente e possiamo inserire dispositivi fino agli 8 pollici circa. Ad esempio questo è il mio Huawei P20 Pro da 6 pollici ed entra perfettamente. Invece questo è il mio Xiaomi Mi Pad 4 da 8 pollici ed entra perfettamente anche lui. Certo, è un po' più pesante così, ma la presa è solida, il grip è buono e la vista FPV centrale, secondo me, è molto più comoda di quella superiore e inferiore di altri droni. Bella scelta, Xiaomi! Ma veniamo ora, finalmente, al drone. Si presenta molto solido con il logo Fimi sulla parte superiore insieme al modulo GPS GLONASS e il tasto di accensione che ci mostra anche mediante questi 4 LED lo stato di carica della batteria. Presenti 4 motori brushless di dimensioni molto generose che dovrebbero permettere una buona stabilità in volo.
Nella parte posteriore invece troviamo un sempre ben visibile faretto a doppio LED, mentre la parte inferiore vede la presenza di una placca in alluminio per dissipare il calore, come per il DJI Mavic 2. Sensore ad ultrasuoni e telecamera VPU che insieme al GPS, GLONASS e al barometro contribuiscono a migliorare notevolmente la stabilità in volo di questo drone. Sulla parte frontale è presente questa striscia nera un po' in stile Stormtrooper di Star Wars, dietro cui molti pensavano si annidassero o nascondessero dei sensori anticollisione, ma purtroppo non è così, è puramente estetica. Il modulo cam, lo ricordo, è un Sony da 12 megapixel di eccellente qualità con il supporto di un gimbal 3 assi meccanico di dimensioni davvero contenute. I bracci vengono aperti molto facilmente e il punto di giunzione è solido anche dopo molti scatti e aperture. Le eliche sono a sgancio rapido, basterà metterle nel giusto verso in base al segnetto posto nella parte superiore, spingerle e girarle, procedimento inverso per la rimozione. Davvero molto comode e senza nessun gioco particolare. Sulla parte laterale, prima nascosta dai bracci chiusi, abbiamo uno sportellino in gomma che nasconde l'entrata della micro SD, purtroppo non inclusa nella confezione. Una porta micro USB per il trasferimento dati e uno switch per attivare, volendo, la modalità Wi-Fi che ci permetterà di utilizzare questo drone mediante il nostro smartphone senza passare dal radiocomando. Anche la rimozione della batteria è molto semplice tramite i due pulsanti laterali. È una bella 11.4 volt da ben 4500 mAh che garantisce oltre 30 minuti di volo. Ma andiamo ora ad accendere il drone. Il gimbal, come vedete, andrà a stabilizzarsi automaticamente su 3 assi. Abbiamo LED di segnalazione su entrambi i bracci anteriori e uno molto forte nella parte posteriore del drone. Accendiamo anche il radiocomando con il nostro device connesso che riconoscerà subito la radio e avvierà automaticamente l'applicazione Fimi Navi. Molto pulita nell'interfaccia, mostra lo stato del GPS, distanza e velocità del drone. Possiamo mettere a fuoco tappando sul display, satelliti agganciati, potenza segnale radio e video, batteria residua, impostazioni video come dimensioni dal 4K al 720p, formato PAL o NTSC. Per le foto possiamo scegliere tra 8 e 12 megapixel, modalità classica, lapse e panoramica, foto in formato DNG e RAW. In basso abbiamo la mappa GPS e le configurazioni della cam attualmente attive. Qui abbiamo le modalità di volo smart come Follow Me, Active Track, Waypoint Mode, ma le vedremo in un prossimo video. Nelle impostazioni possiamo regolare la velocità del drone fino a 16 metri al secondo, circa 60 km/h, distanza limite fino ai 5000 metri, altezza massima fino ai 500 metri, Sport Mode, calibrazioni varie, interferenze attive e atterraggio di precisione che vi consiglio di attivare. Possiamo switchare anche in Mode 2, Mode 1 e Mode 3, calibrare il gimbal, visualizzare lo stato della batteria ed effettuare aggiornamenti ed altre calibrazioni. Questo X8 è davvero ben costruito, anche se questa colorazione bianca si sporca solo guardandola. Un altro grosso difetto è il gimbal, che con i bracci chiusi tocca il suolo per terra. Sarebbe stata necessaria una semplice protezione in plastica, state quindi molto attenti sia quando lo riponete, sia quando atterrate, cioè decollate e atterrate. Ok ragazzi, prime impressioni dopo un paio di giorni in cui sto giocherellando con questo drone, ma in cui purtroppo non ho potuto volare perché il tempo, lo vedete, non me lo permette. Sicuramente si tratta di un drone costruito con molta cura. Ok, protezione del gimbal a parte. Vedi comunque il sistema di sgancio della batteria, la placca metallica per la dissipazione del calore, le eliche a sgancio rapido e i giunti che sono molto solidi. Peccato per l'assenza di un display incorporato nel radiocomando, ma c'è da dire che secondo me la presenza di un'apertura
orizzontale è una genialata e permette di inserire anche tablet di dimensioni abbastanza generose senza ricorrere all'ausilio di strumenti esterni di terze parti, accrocchi strani come le staffette dei droni DJI. Il grip è molto buono, molto solido e la visione FPV centrale secondo me è la più comoda in assoluto. Quindi tutto sommato per ora sono molto soddisfatto di quello che ho potuto toccare con mano e ormai quasi non ci credevo più. Sono invece molto meno soddisfatto della gestione di Fimi, che da dicembre, il giorno della presentazione di questo drone, ad oggi ha evaso davvero pochissimi droni, esasperando tanti acquirenti ma anche gli stessi store che sono davvero stufi dei continui ritardi del produttore. C'è da dire però, e questa non è assolutamente una scusante, che Fimi non è di certo nuova a queste pratiche. Ricordo ai tempi dell'uscita dello Xiaomi Mi Drone 4K passarono 7-8 mesi circa, ma anche qualcosina in più, prima che fosse davvero disponibile su larga scala. Quindi la mia idea è che Fimi distribuisca inizialmente pochi droni in modo da testarli, o meglio da farli testare a noi acquirenti per poi distribuirli su larga scala, ma questa ovviamente è solo una mia idea. In conclusione ragazzi, sono davvero molto curioso di provarlo in volo, ovviamente appena il tempo me lo permetterà, e ovviamente non mancherò di portarvi tanti video e comparative, me ne avete già chiesta qualcuna. Voi invece cosa ne pensate di questo drone? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Se avete qualcosa da chiedere o se volete semplicemente parlare con me, io sono come sempre a vostra totale disposizione qui sotto nei commenti. Vi ricordo invece che se volete acquistarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Eventuali coupon invece li pubblicherò appena disponibili nel mio canale Telegram delle offerte, che trovate anch'esso linkato qui sotto in descrizione video, quindi se non volete perdervi il coupon entrate subito nel canale Telegram. Oltre ovviamente, se volete, al mio gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia. Siamo già quasi 10.000, c'è tanta strana gente, entrate perché ci si diverte, e il mio canale Instagram dove pubblico foto e anche meme, tutto linkato qui sotto in descrizione video. Infine ragazzi, se volete supportare questo canale, noi non chiediamo nessuna donazione e nemmeno nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici se volete, e questo è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre qui su Addicted2 Games. Ciao ragazzi! Dimenticavo, c'è anche lui, il mito mini drone, fa anche parte lui della famiglia Fimi, però me lo sono dimenticato.